progetto, come vedete io ho inserito già i marcatori, ho diviso i punti. Da questa parte ho 15 maglie. Una volta arrivata a 15 maglie ho inserito il marcatore nella 16ª, dove qui andrò a lavorare una mezza maglia alta normale. Da qui poi dopo farò le diminuzioni per poi lavorare nel prossimo marcatore una mezza maglia alta, e a fine, una volta che sono arrivata al marcatore, lavorerò le maglie basse, le altre 15 maglie basse che mi risultano da questa parte. Quindi ho contato 15 maglie, nella 16ª ho inserito il marcatore. Da qui poi vado a contare, contiamo anche il marcatore: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nella 16ª vado a inserire l'altro marcatore e qui devono rimanere 15 maglie. Una volta fatto questo, facciamo la solita catenella per poter iniziare il nostro lavoro. Entriamo nello stesso punto di chiusura, lavoriamo una maglia bassa. Da qui potete anche inserire il marcatore per non confondervi, e andiamo avanti nel contare 1 2 3, arriviamo al marcatore e ci fermiamo. Ricordatevi 15 maglie. Arrivati al marcatore lo togliamo e qui lavoriamo a mezza maglia alta, una mezza maglia alta. Marchiamo nuovamente questa maglia e a questo punto andiamo a fare le diminuzioni. Dobbiamo fare 7 diminuzioni. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, lo lavoriamo per metà, filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto, lo lavoriamo e poi chiudiamo tutte le maglie insieme. Facciamone un'altra insieme, lavoriamo per metà il punto per poi entrare nel prossimo punto, lavorare e chiudere. Così abbiamo ottenuto 2 diminuzioni. Facciamo le altre 5 per un totale di 7 e poi ci ritroviamo. Fatte le nostre diminuzioni ci ritroviamo all'altro marcatore, lo togliamo e lavoriamo la nostra mezza maglia alta. Da qui inseriamo nuovamente il marcatore e a questo punto andiamo avanti a maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa per ogni punto fino a completare il giro. Arrivati a fine giro, chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima. Da qui facciamo una catenella, entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa, inseriamo nuovamente il marcatore e da qui lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a portarci al primo marcatore. Arrivati al marcatore lo togliamo e da qui lavoriamo una mezza maglia alta, inseriamo nuovamente il marcatore, poi lavoriamo una maglia alta nel prossimo punto, nel prossimo punto facciamo una diminuzione, nel prossimo punto facciamo una maglia alta, nel prossimo punto facciamo una diminuzione, nel prossimo punto facciamo una maglia alta e nel punto del marcatore
lavoriamo una mezza maglia alta, inseriamo nuovamente il marcatore e a questo punto andiamo avanti a maglia bassa, completando tutto il giro. Quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Come vedete ho completato il giro, ho fatto già la mia maglia bassa e ho inserito già il marcatore. Da qui vado avanti nel lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a portarmi al primo marcatore. Al marcatore lo togliamo, lavoriamo una mezza maglia alta, inseriamo nuovamente il marcatore, da qui lavoriamo una diminuzione, poi facciamo una maglia alta, una diminuzione, per poi lavorare nell'altro marcatore una mezza maglia alta. Una mezza maglia alta in questo punto, marchiamo nuovamente e da qui continuiamo a lavorare a maglia bassa, una maglia bassa per ogni punto sottostante. Andiamo avanti, completiamo il giro e poi ci ritroviamo nuovamente. Come vedete io ho completato il giro, ho inserito già il marcatore, ho fatto già la mia prima maglia bassa. Da qui vado avanti sempre a maglia bassa fino ad arrivare al primo marcatore. Arrivati al marcatore lo togliamo e lavoriamo a mezza maglia alta. Inseriamo nuovamente il marcatore e da qui lavoriamo a mezza maglia alta fino ad arrivare al prossimo marcatore senza fare nessuna diminuzione, lavoriamo soltanto a mezza maglia alta, lavoriamo anche nel marcatore a mezza maglia alta, inseriamo nuovamente il marcatore e andiamo avanti a maglia bassa, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a completare tutto il giro. Arrivati al marcatore lo togliamo e qua facciamo una diminuzione, quindi lavoriamo il primo punto per metà, entriamo nel prossimo, lavoriamo e lavoriamo. Da qui poi facciamo una maglia alta, la prossima sempre a maglia alta e nel punto dell'altro marcatore andiamo a lavorare un'altra diminuzione, quindi punto, punto e chiudiamo. Da qui andiamo a lavorare nuovamente a maglia bassa, una maglia bassa per ogni punto sottostante e completiamo il nostro giro. Completato anche questo giro, stacchiamo il filo e incominciamo a lavorare la lingua per la nostra scarpa. Dobbiamo lavorare questa parte qui, vedete, questa è la parte dove abbiamo fatto la diminuzione per poi avere le due maglie e avere l'altra diminuzione. Quindi noi andremo ad inserire l'uncinetto in questo punto prendendo soltanto la costina interna
e lavoreremo 1 2 3 4 e 5 punti. Quindi prendiamo questa parte qui, questa maglia, andiamo ad inserire l'uncinetto con il filo, facciamo una catenella, da qui facciamo una mezza maglia alta nello stesso punto e andiamo avanti nel lavorare prendendo soltanto la costina interna a mezza maglia alta. Quindi calcoliamo che sono 2 punti, 3, 4 e 5. Nell'ultimo punto facciamo un aumento. Una volta fatto questo facciamo 1 2, giriamo il nostro lavoro e da qui lavoriamo nel primo punto 2 mezze maglie alte, per poi lavorare una mezza maglia alta per ogni punto, arrivando all'ultimo punto lavoreremo 2 mezze maglie alte, quindi una e 2. Continuiamo nel fare 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, nuovamente facciamo 2 mezze maglie alte nel primo punto, per poi andare avanti con una sola mezza maglia alta fino ad arrivare all'ultimo punto del nostro giro. Mezza maglia alta, arriviamo alla fine e facciamo 2 mezze maglie alte, 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, nuovamente facciamo 2 mezze maglie alte, 1 e 2, lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto fino a portarci a fine giro. L'ultimo punto lavoriamo sempre 2 mezze maglie alte. A questo punto facciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e da qui non facciamo più aumenti, lavoriamo il primo punto a mezza maglia alta, secondo punto a mezza maglia alta, terzo punto a mezza maglia alta e qui faremo 6 maglie basse, una per ogni punto, 1 2 3 4 5 e 6. Fatto questo ritorniamo a mezza maglia alta nel lavorare gli ultimi 3 punti, 1 2 e l'ultimo punto, 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con questo giro, quindi 1 2 3, poi lavoriamo a maglia bassa, facciamo 1 2 3 4 5 6 e da qui ritorniamo a mezza maglia alta nel lavorare le ultime 3 maglie, 1 2 e per ultimo 3. Fatto questo stacchiamo il filo, abbiamo creato la nostra lingua, stacchiamo il filo e andiamo avanti.
Una volta che abbiamo completato la nostra lingua, posizioniamola nell'interno e andiamo a lavorare in questo punto. Questo è l'ultimo punto della linguetta che abbiamo appena lavorato, quindi è già lavorata. Andiamo sul punto successivo, nel punto successivo. Prendiamo il nostro filo, facciamo una catenella, da qui filo sull'uncinetto, andiamo nello stesso punto dove abbiamo appena creato la nostra catenella, ma andremo a lavorare creando la nostra prima diminuzione. Quindi lavoriamo per metà, filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto, lavoriamo e lavoriamo. Da qui andiamo avanti lavorando una maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare dall'altra parte, fino ad arrivare da quest'altra parte, fermandoci sempre 2 maglie prima della prima maglia dove abbiamo lavorato la linguetta. Quindi andiamo avanti a maglia alta, facciamo tutto questo giro, ci ritroviamo da quest'altra parte. Come vedete mi sono fermata 2 maglie prima della maglia che avevo lavorato per quanto riguarda la linguetta. Queste 2 maglie le andiamo a lavorare con la diminuzione, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto inizialmente. Da qui facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo anche le prime 2 maglie a maglia bassa questa volta, creando la nostra prima diminuzione. Da qui andiamo avanti nel lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a ritrovarci alla fine del giro, considerando che dobbiamo fermarci a 2 maglie prima della fine. A fine giro lavoriamo gli ultimi 2 punti realizzando una diminuzione. Da qui una catenella, lavoriamo comunque sempre a maglia bassa. Considerate sempre che dobbiamo lavorare una diminuzione sia all'inizio che a fine giro, quindi questa è la prima, ho fatto la diminuzione, quindi continuo a lavorare a maglia bassa, mi porto fino alla fine del giro, ovviamente ci vediamo comunque, mi porto fino alla fine del giro e faccio l'altra diminuzione. Comunque facciamo tutto il giro e poi ci ritroviamo. A fine giro facciamo la nostra diminuzione sempre a maglia bassa, da qui una catenella e facciamo l'ultimo giro, quindi lavoriamo sempre una diminuzione a inizio del giro per poi lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, facciamo tutto il giro, arriviamo a fine giro, lavoriamo le ultime 2 maglie facendo una diminuzione, stacchiamo il filo e andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro progetto nel lavorare questa parte qui. Come vedete io ho inserito già i marcatori, dobbiamo contare 22 punti cercando di centrarli il più possibile dalla parte davanti. Una volta inseriti i marcatori prendiamo il nostro filato e continuiamo con il nostro progetto. Partiamo da questo marcatore, quindi posizioniamo il nostro lavoro in questo modo, togliamo il nostro marcatore e andiamo ad inserire l'uncinetto nel punto dove prima c'era il marcatore in questo modo. Da qui prendiamo il filato, lo facciamo passare, facciamo 2 catenelle, 1 e 2 e a questo punto entriamo nel punto successivo lavorando una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare nell'altro marcatore. Quindi facciamo questo lavoro, ci riportiamo all'altro marcatore e poi andiamo avanti. Arrivati a fine giro, una volta che abbiamo lavorato l'ultimo punto dove c'era il marcatore, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e da qui procediamo in questo modo. Lavoriamo una diminuzione, quindi entriamo in un punto, entriamo nel primo punto, non lo
non lo finiamo di lavorare, entriamo nel prossimo e chiudiamo tutti e due i punti insieme. Da qui andiamo avanti sempre a maglia bassa e ci riportiamo da quest'altra parte dove ci fermeremo 2 punti prima della fine del giro. A fine giro, come vedete, io mi sono fermata 2 punti prima, facciamo l'altra diminuzione, quindi prendiamo sia il primo punto che il prossimo punto e li lavoriamo insieme. Da qui facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima per iniziare il giro, quindi una diminuzione. Da qui andiamo avanti a maglia bassa, riportandoci dall'altra parte, fermandoci sempre 2 punti prima, facendo comunque poi dopo la diminuzione. Comunque ci fermiamo 2 punti prima della fine. Lavoriamo i 2 punti in modo da creare la diminuzione, una catenella, giriamo il nostro lavoro e facciamo un altro giro in questo modo. Lavoriamo a maglia bassa, ci riportiamo fino alla fine, ci fermiamo 2 punti prima, facciamo la diminuzione e a questo punto possiamo staccare anche il filo. Una volta staccato il filo andiamo a contare i punti e andiamo a dividerli. Io in questo caso ho 16 maglie sopra, le vado a dividere, conto 8 in modo tale che è il più centrale possibile nella parte davanti del nostro progetto e vado ad inserire il marcatore. Da qui vado a contare 1, 2, 3, inserisco il mio uncinetto, prendo il filo e faccio passare una catenella, nello stesso punto lavoro una maglia alta, una maglia bassa, scusatemi, e da qui faccio 1, 2, questa è la seconda, 3, tolgo il marcatore, 4, 5 e 6, quindi lavoro 6 punti a maglia bassa. A questo punto faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a fare le diminuzioni. Le diminuzioni le faccio prendendo il primo punto, il secondo punto e lavorando insieme. Nuovamente primo punto, secondo punto, lavoriamo insieme, primo punto, secondo punto, lavoriamo insieme. Da qui faccio una catenella, giro il mio lavoro e a questo punto lavoro i punti come si presentano, quindi una e una, giro una catenella, giro il mio lavoro, continuo con una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, una catenella, giro. Questo procedimento lo faccio per 5 giri, quindi sono già a 2 giri soltanto lavorando le 3 maglie basse. Lavoro anche questo, mi faccio gli altri, arrivo a 5 giri più questi altri 2 sono 7 e poi mi fermo. Una volta che abbiamo completato anche questa parte, stacchiamo il filo e andiamo ad inserire l'uncinetto in questo punto, nel punto prima dell'inizio del lavoro che abbiamo appena completato. Prendiamo il nostro filo, lo facciamo passare, facciamo una catenella e da qui andiamo a fare la rifinitura al lavoro che abbiamo appena creato. Quindi entriamo nel primo punto, lo lavoriamo a maglia bassa, prossimo punto,
lavoriamo a maglia bassa, prossimo punto, maglia bassa e così via. Quindi facciamo una maglia bassa per tutto il contorno, dobbiamo lavorare tutta questa parte per poi ritrovarci da quest'altro lato. A fine giro prendiamo il punto subito dopo del nostro lavoro appena creato e chiudiamo con una maglia bassa. Da qui facciamo una catenella, tiriamo, tagliamo il filo e anche da questa parte qui abbiamo completato per il momento il nostro lavoro. Adesso andremo a lavorare la rifinitura che andrà in questo punto. Continuiamo il nostro progetto nel mettere su 20 catenelle o comunque tante quante occorrono per poter andare a coprire questa parte qui. Quindi l'appoggiate sopra e fate in modo che le catenelle vadano a coprire questa zona. Fatto questo andiamo a dividere i punti che abbiamo su. Io in questo caso ho 20 punti, quindi inizierò nel lavorare 7 punti per poi lasciare centrale 6 punti e lavorare altri 7 punti da quest'altra parte. Come li lavoriamo? Li lavoriamo in questo modo. Prima cosa da fare è fare una catenella che serve per poter girare il nostro lavoro. Da qui la catenella appena creata la saltiamo, entriamo nel prossimo punto e lavoriamo la nostra prima maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse. Una volta che ho realizzato le 7 maglie basse, nell'ultimo punto appena lavorato vado a lavorare un aumento. Da qui poi mi lavoro le 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e nell'ultimo punto appena lavorato vado a lavorare un altro aumento. Da qui mi lavoro le ultime maglie che ho, quindi le ultime 7 maglie a maglia bassa. Completiamo il giro e poi andiamo avanti. Andiamo avanti con una catenella, giriamo il nostro lavoro. Da qui nel primo punto andiamo a lavorare un aumento, quindi facciamo 2 maglie basse nello stesso punto. Una volta lavorate andiamo avanti contando 7 maglie, una per ogni punto, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi fermerò dove ho fatto l'aumento nel giro precedente. In questo punto andrò a lavorare un'altra maglia bassa in modo da crearmi l'altro aumento. Vado avanti, lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a portarmi nell'altro aumento. Sopra l'altro aumento vado a lavorare l'aumento. Da qui completo il mio giro lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e lavorare l'ultimo aumento nell'ultimo punto. Quindi in questo punto qui mi lavoro l'ultimo aumento.
Fatto questo, Dio, non è venuto benissimo, lo rifacciamo. Fatto questo, stacco il filo e procedo con il mio lavoro. Una volta che ho staccato il filo e ho nascosto i fili che non mi servivano, vado a girare il mio lavoro, inserisco l'uncinetto nel primo punto e con questo filo vado a lavorare un giro di maglia bassissima, quindi mi farò il contorno tutto a maglia bassissima in questo modo, in modo che una volta che ho completato il mio lavoro dalla parte davanti risulta così. Farò la stessa cosa anche in questa parte qui, quindi farò la rifinitura anche sia da questa parte che da questa parte e completerò questo pezzo del mio progetto. Una volta che abbiamo completato questa parte qui, andiamo a fare la rifinitura in questo punto. Quindi apriamo la nostra scarpetta, posizioniamo l'uncinetto in questo punto, prendiamo il nostro filato, lo facciamo passare e da qui incominciamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto finora, quindi lavoriamo a maglia bassissima per poter rifinire anche questa parte del nostro progetto, in modo tale che andando a chiudere poi dopo risulta in questo modo. Facciamo tutta la rifinitura fino a questa parte e poi andiamo avanti. Andiamo a rifinire ulteriormente il nostro progetto lavorando, prendendo questa costina, lavorando dalla parte di dietro del nostro progetto. Cerchiamo di centrarlo il più possibile. Dobbiamo lavorare 4 punti, quindi io in questo caso entrerò qui 1 2 3 e 4 per fare in modo che risulti più centrale possibile. Da questo punto qui andiamo a inserire il nostro filato, da qui facciamo una catenella, entriamo nello stesso punto per poter lavorare una maglia bassa, e da qui lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante, prendendo soltanto questa costina. Quindi lavoriamo, io faccio un po' più fatica perché ho messo la scarpina dentro alla forma e quindi non l'ho tolta e faccio leggermente un po' più fatica. E 4. Da qui facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo i punti come si presentano, quindi una, sempre maglia bassa, 2, 3, 4, una catenella e andiamo avanti con il nostro lavoro. Considerate che dobbiamo lavorare i punti, i 4 punti che abbiamo messo su senza fare nulla, lavorarli normalmente in modo tale da arrivare all'altezza della nostra scarpina. Una catenella e andiamo avanti. Dobbiamo arrivare all'altezza un pochettino più su
e fermarci. Quindi lavoriamo i punti come si vede, i 4 punti fino ad un'altezza, fino a 1 centimetro e mezzo in più della scarpina, e poi ci ritroviamo nuovamente. Una volta che abbiamo completato anche questa parte qui, poi andremo a cucire oppure ad incollare in questo modo, in modo di centrare il più possibile da questa parte. Andiamo a cucire o ad incollare questa parte qui. Io in questo caso ho inserito un po' di colla e degli spilli in modo tale che si incolli per benino e che non si muova più. Nel frattempo che aspettiamo che si incolli il tutto, andiamo ad unire anche questo pezzetto. Andiamo ad inserire nel primo punto, prendiamo il filo e passiamo ottenendo una catenella. Da qui entriamo nel prossimo punto, facciamo passare sia questa parte che la scarpina e lavoriamo a maglia bassa. Prossimo punto, entriamo nel punto successivo e lavoriamo sempre a maglia bassa. Da qui andiamo avanti con il nostro giro nel realizzare una maglia bassa per ogni punto sottostante, in modo da fare tutto il giro e ritrovarci da quest'altra parte per poter unire anche da questo lato il nostro lavoro. Quindi continuiamo a maglia bassa e ci fermeremo 3 punti prima della fine del giro. Come vedete io sono arrivata alla fine, ho già inserito l'uncinetto nel primo punto, vado ad inserirlo nel terzo punto lasciato prima della fine del giro e continuo a maglia bassa. Lavoro il primo, vado nel secondo, entro nel secondo punto che ho qui e lavoro a maglia bassa per poi lavorare l'ultimo punto a maglia bassa. Da qui stacco il mio filo, chiudo questa parte qui, nascondo i fili e vado avanti per poter cucire oppure incollare anche questa parte, in modo tale che la cucitura va fatta sopra questa zona qui, questa parte qui e questa parte qui. Quindi la cucitura va fatta in questo modo, così, per poi passare dall'altra parte, cucire anche da questa parte e poi questa parte qui. Io in questo caso sto aspettando l'asciugatura della colla, quindi dovrò aspettare. Nel frattempo andrò ad incollare questa parte e poi mi completerò questa zona. Una volta che abbiamo fatto le cuciture oppure abbiamo inserito la colla, io in questo caso devo ancora completare l'asciugatura di questa scarpina, vediamo anche la parte di dietro, inseriamo i lacci. In questo caso io ho inserito un cordoncino, la misura è sui 40 cm se dovete fare il fiocco, altrimenti lo ridimensionate, lo portate a una dimensione più piccola, in modo tale che non inserite il fiocco. Tipo a me non piace fare il fiocco qua sopra, l'ho fatti più piccolini in modo che poi andiamo a nasconderli dentro, però questa è questione di gusti. Una volta inserito i lacci, il nostro progetto è completato. A me non mi rimane altro che, come sempre, salutarvi, mandarvi un grosso bacio, ringraziarvi di essere arrivati fino a qui. Se il video vi è piaciuto, di lasciarmi un bel mi piace, scrivetemi sotto nei commenti se vi piacciono questi tipi di contenuti e se vi piace che io porti anche qualcos'altro, tipo ad esempio adesso vorrei portare qualcosa un pochettino più per noi, vorrei inserire qualcosa tipo maglieria, qualcosa così per noi donne.
ma state tranquille che i bimbi non li molliamo. Quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e io vi mando un grosso bacio, un abbraccio forte e ci vediamo molto molto presto con un nuovo tutorial.